assai variegato. Artisti, certo, ma anche storici, restauratori, mercanti, diagnosti, collezionisti, guide, maestranze di tutti i tipi, con background diversi, diverse esperienze e aspirazioni, ma con un comune denominatore, la vicinanza all'arte, e quindi un punto di vista privilegiato. Qualcuno molto famoso e fa molto rumore, ma quasi tutti hanno delle storie appassionanti da raccontare. Ve ne vogliamo presentare qualcuna. Con piacere intervistiamo oggi Cristina Resti, Art Expert e Art Network Manager per Arte Generali Italia. Mi sono laureata ormai più di 20 anni fa in conservazione dei beni culturali a Pisa, con una tesi in storia della critica. Ehm, diciamo che la scelta a quel tempo di una facoltà che era nuova, perché ancora non era così presente, diciamo, negli ordinamenti degli atenei, è stata, almeno per me, una scelta vincente. Soprattutto perché aveva delle materie abbastanza nuove, come per esempio legislazione dei beni culturali, che all'epoca la teneva a Pisa il famoso avvocato Fabrizio Lemme, che è stato uno dei primi a occuparsi di diritto dell'arte. Poi c'era anche, non so, storia del restauro e delle tecniche, avevo seguito dei corsi sia con Ettore Spalletti, appunto sulla storia del restauro, che con Ornella Casazza sulla storia delle tecniche. Quindi c'era anche informatica dei beni culturali, facevamo catalogazione all'interno della sovrintendenza. Quindi diciamo è stato un modo di dare uno sguardo un po' innovativo al tradizionale modo di fare storia dell'arte. Diciamo che dopo questa avventura, universitaria, ho iniziato un nuovo percorso comunque di formazione e, ho fatto un master, tra l'altro durante il periodo in cui stavo preparando la tesi, che era una tesi in storia della critica, in un progetto abbastanza innovativo che era il progetto di carta rischio. E quindi ho approcciato quello che l'università fino a quel momento non mi aveva fatto vedere, cioè ho approfondito quelle tematiche legate alla vulnerabilità dei beni culturali e soprattutto a mettere in relazione gli oggetti con il loro contenitore, quindi con il rischio che questi oggetti, corrono nel momento in cui sono ubicati in una struttura che è un edificio normalmente, questo edificio poi insiste su un territorio, su un'area geografica che a sua volta può subire dei rischi. Quindi lì ho cominciato a ragionare sul concetto di rischio e poi diciamo il passo verso il mondo assicurativo è stato abbastanza breve, che sembra insolito, anzi lo è assolutamente per uno storico dell'arte. Dice: "Ma quando dico: "Ah sì, lavoro in un'assicurazione", ah, ma allora non fai il tuo lavoro. No, faccio proprio il mio lavoro, cioè sono uno storico dell'arte che lavora all'interno di una compagnia di assicurazione che assicura opere d'arte, quindi di fatto faccio questo. E, Quindi questa è la sua professione. sì. La mia professione poi, diciamo, è abbastanza, articolata, nel senso che ho lavorato per 20 anni in una compagnia, appunto specializzata solo nel fine art e poi da pochi mesi, da ottobre, lavoro per Generali in Italia, che ha aperto proprio, diciamo, una branch specializzata solo nel settore arte. Diciamo, quindi la mia esperienza ventennale adesso la metto a disposizione di una compagnia che ha deciso di intraprendere un percorso nuovo proprio nel settore artistico. Che cosa fa sostanzialmente uno storico dell'arte all'interno di una compagnia, visto che è una cosa abbastanza sui generis? Allora, da un primo punto di vista diciamo collabora con l'assunzione, quindi con quelli che sono gli assuntori dei rischi nel diciamo la parte propedeutica appunto alla valutazione del rischio e quindi do supporto per quanto riguarda la correttezza dei valori delle opere, i rischi connessi alla loro fragilità, alla loro appunto, i rischi che può correre una tavola lignea rispetto a un dipinto su tela, piuttosto che su un elemento fragile come può essere un vetro piuttosto che una ceramica. Oltre a questo aspetto, più propriamente appunto di analisi del rischio anche connesso alla vita abbastanza varia che un'opera d'arte fa, no, perché un'opera non è sempre ferma, si muove, viene trasportata, vengono fatte delle indagini diagnostiche, quindi di fatto ha una vita abbastanza intensa. Io devo giudicare se
tutte queste attività, che grado di rischio corre, quindi attribuirgli poi, diciamo, la corretta valutazione assicurativa. Dall'altra parte lo storico dell'arte rientra in gioco nel momento del sinistro, cioè quando c'è un danno, lo storico dell'arte lo gestisce, quindi la mia figura è una figura che definiremo di loss adjuster, dove logicamente ho dovuto negli anni anche crearmi delle competenze e ho fatto per esempio un master di specializzazione al Politecnico di Milano proprio per acquisire quelle competenze che non erano dello storico dell'arte, ma erano dell'assicuratore, quindi unire queste 2 discipline. E quindi di fatto seguo poi tutta la parte di valutazione del sinistro e negli anni ho creato un network abbastanza diciamo importante, che vede coinvolte figure come i restauratori, altri storici dell'arte, i periti assicurativi e quindi tutti insieme concorriamo diciamo a gestire il danno. Danni che, diciamo, negli anni ho fatto un conto, avrò gestito almeno 5.000 sinistri, quindi diciamo mi sono fatta un'esperienza piuttosto importante in questo settore e forse anche unica, perché effettivamente non ci sono tantissime compagnie specializzate e non ci sono tante compagnie che hanno storici dell'arte interne e quindi diciamo il mio lavoro è proprio un lavoro di nicchia, lo definirei in questo modo, ecco. Molto, molto interessante. E ci sono stati dei momenti particolarmente belli durante questa carriera o sono soprattutto i rischi, insomma, i problemi che sono gestiti? Ah no, allora io reputo cioè io faccio un lavoro che è anche la mia passione e la mia passione è il mio lavoro, quindi io sono molto fortunata perché quando riesci a fare un lavoro che coniuga appunto l'aspetto professionale con l'aspetto privato della passione per qualcosa, io penso che è come aver vinto alla lotteria. Esa Quindi da questo punto di vista diciamo il momento particolarmente bello è proprio poter fare un lavoro che ti piace, che non sempre per tutte le persone è possibile. Poi se dovessi scegliere o comunque individuare dei momenti interessanti della mia carriera, diciamo un momento che negli anni si è arricchito molto è stato quello, diciamo legato all'insegnamento, comunque alla didattica. Quindi negli anni, diciamo pian piano, essendo la mia figura una figura abbastanza particolare, sono stata chiamata prima a intervenire in diversi master legate, non so, al collection management piuttosto che anche ad aspetti legati alla movimentazione delle opere, dove l'assicurazione gioca sempre un ruolo abbastanza importante. E poi dal 2015 insegno anche economia e mercato dell'arte presso l'Università Cattolica di Milano e questo aspetto di condividere la mia esperienza professionale con degli studenti è stata è sicuramente un'esperienza estremamente interessante e anche, come dire, mi dà la possibilità sempre di aggiornarmi e di creare anche un linguaggio che sia, diciamo, adatto alle mutazioni anche dei giovani che ci sono negli anni. Quindi anche, cercare di capire come possono intervenire le nuove tecnologie, quindi ecco, questo sicuramente è stato un aspetto di grande soddisfazione per me, quello proprio di andare a raccontare la mia professione e che molti giovani poi, non conoscono e quindi approcciano dal punto di vista della storia dell'arte anche nuovi mondi, come non so, il mondo dell'assicurazione, ma anche il mondo dei trasporti, dell'art advisor. Quindi questo sicuramente mi ha fatto molto molto contenta, ecco. Quindi una passione insomma che brucia, che in qualche modo dà senso a tutto e poi questa continua crescita e questo continuo rapporto appunto con i giovani che anche loro sono in crescita. Mi sembra diciamo un quadro molto, molto positivo, Assolut molto entusiasmante. Ma ci sono stati anche momenti meno entusiasmanti, ma allora me momenti critici. sì, allora logicamente diciamo in un'attività professionale ormai ventennale è logico che non tutto fila liscio, soprattutto dal punto di vista del rischio è giusto che un'assicurazione, cioè comunque corre dei rischi, no, questo è il mestiere dell'assicuratore. E quindi ci sono stati sicuramente dei momenti critici legati anche a dei sinistri molto particolari, anche perché, diciamo la polizza io amo sempre definirla come un po' una sintesi della storia
diciamo, della vita di un'opera d'arte, no, come si diceva prima. Quindi in qualche modo ne riassume tutti i vari passaggi. E ci possono essere dei passaggi purtroppo negativi, non so, una caduta, un trasporto non fatto bene. La percezione che abbiamo dell'opera d'arte è sempre qualcosa che rimane nel tempo immutabile, invece l'opera d'arte cambia. Le opere che noi vediamo nei musei hanno subito tante trasformazioni dovute a dei danni, dovuti al gusto, quindi ridipinture, cambiamenti, tagli, quindi insomma non sono mai, in realtà uguali a come noi le pensiamo, e qualsiasi poi indagine scientifica ce ne dà prova. Quello che deve fare un collezionista è, come dire, conservare e tramandare. Io penso che nessuno è proprietario di un'opera d'arte, è soltanto un custode temporaneo, e deve fare di tutto perché questa sua attività di custodia porti l'opera più avanti nel tempo. Ecco, io penso che l'assicurazione aiuta a fare questo, nel senso che comunque dà la possibilità, da un punto di vista economico, di come dire, di assumersi quel rischio residuo che il collezionista non potrebbe tenersi in proprio. Quindi amo pensare che possa in qualche modo, contribuire a questo passaggio generazionale dell'arte, nel tempo. Quindi anche là dove ci sono state delle criticità come dei sinistri, se ben gestiti, soprattutto attraverso, degli ottimi restauratori, si può poi, come dire, cambiare la criticità in un fatto positivo. Quindi si può veramente far sì che un evento negativo, certo se non vi è la perdita totale di un bene, se penso a eventi catastrofali come il terremoto, il terrorismo, lì purtroppo sono E beh, è possiamo fa successo. Mi è successo di perdere delle opere, cioè di perdere, che delle opere subissero dei sinistri così devastanti da essere... Per incendio sì, per incendio sì, per incendio sì. E lì allora dove si è potuto recuperare si è recuperato, almeno per tenere una certa memoria storica. Diciamo una volta, un danno molto particolare che è avvenuto è stato uno sfondamento da abbattimento con una palla da demolizione di una parete. Hanno sbagliato a demolire la parete, e su quella parete lì si trovava un De Chirico, una piazza d'Italia, che è stato completamente sventrato dalla palla da demolizione. Sì. Però È un bel momento quello. È un bel mo immagino. Un errore L'opera così, diciamo può succedere. un errore. Succedere, no, può succedere di buttare la palla da demolizione un po' più in là. Accidenti. Com È stato tra l'altro è stato recuperato, e, diciamo alcune opere vengono comunque mantenute a memoria. È logico che la perdita dell'originalità per gran parte del dipinto era rimasto forse, che ne so, il 30% del dipinto, però, comunque è bene mantenerlo perché anche quel 30% rimane come un documento storico della presenza di quell'opera all'interno, perché certo. poi si domanda sempre: ma un'opera che è danneggiata, non racconta più veramente la sua storia. In realtà l'assicurazione assicura il valore economico dell'opera, non l'opera in sé. Quindi quell'opera se danneggiata non può essere sostituita con altro, il concetto di unicità non ce lo permette, no, però può essere sostituita assicurativamente con un equivalente economico. Per cui io posso trovare poi sul mercato qualcosa di similare, ma non troverò mai qualcosa di identico, Certo. almeno che non sia un multiplo logicamente, ma Sì, sì. quindi questa è il grosso limite è questa, cioè dell'insostituibilità, se non solo con un esborso economico. Ecco, questa Certo, è questo è la è grande differenza rispetto agli altri oggetti. Se io copro un televisore poi me lo ricompro, con l'arte logicamente questo non si può fare, ecco. certo, questo è bello appunto, è l'unicità dell'arte naturalmente. E per il futuro come vedi il futuro? Cambierà qualcosa nel tuo ramo, in generale nel mondo dell'arte, in questo momento in cui appunto sembra tutto immobile, ma tutto in procinto di cambiare? Ma allora, è un momento in cui viviamo l'emergenza, quindi diciamo, in cui sono accadute molte cose che sono anche positive, nel senso che sicuramente l'avvicinamento alle nuove tecnologie, l'aspetto di comprensione dell'emergenza,
potrebbe essere qualcosa di importante per il futuro, perché oggi molto spesso si arriva a lavorare sull'emergenza solo nel momento in cui siamo nell'emergenza. Invece bisognerebbe cominciare a parlare di emergenza molto prima, per attivarsi con tutte poi delle forme, diciamo, di come dire, di linee guida, di organizzazione e di formazione, no, perché bisogna anche essere formati per Cer gestire l'emergenza. Quindi quello che mi aspetto dal futuro è che proprio, diciamo, l'aver vissuto un periodo storico così ci possa far crescere da questo punto di vista, cioè avere maggior consapevolezza del rischio in tutti i vari settori, anche in quello dell'arte, e quindi di iniziare a lavorare con questa consapevolezza in modo migliore. Ecco, penso che l'assicurazione, siccome fa questo di mestiere, possa in futuro giocare un ruolo più forte di quello che ha giocato finora. E quindi non rimettere tutto soltanto alla parte contrattuale, ma erogare dei servizi, diciamo, migliori, per cui il percepito da parte dell'assicurato non arriva solo nel momento del sinistro, ma dovrebbe arrivare molto prima. Quindi dare tutta una serie di attività che possono essere dalla catalogazione alla appunto, alla gestione di tutta quella che è la documentazione legata alla sicurezza, come il facility report, il condition report, e quindi dare un supporto cioè mettere a disposizione delle competenze che fanno parte della professione dell'assicuratore, non soltanto nel momento in cui avviene il danno, perché ormai comunque è troppo tardi, ma molto prima per fare comunque quella che viene appunto in qualche modo, definita, non so, rischio analisi del rischio piuttosto che mitigazione del rischio, ecco. Spero che in futuro ci sia sempre più, collaborazione tra gli assicurati, che non son solo collezionisti privati, ma musei, istituzioni, fondazioni, archivi e il network assicurativo proprio per raggiungere l'obiettivo comunque di mettere in sicurezza il più possibile i nostri beni, ecco. Bene, mi sembra una prospettiva del tutto condivisibile, spero effettivamente si vada in questa direzione. Benissimo, la nostra intervista breve finisce qui. Ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e ti chiedo come ultima cosa di nominare il prossimo intervistato. Allora, nominerei l'avvocato Maria Grazia Longoni, dello studio LCA di Milano, che con il progetto Lois Art, è stata fra le prime a porre l'attenzione proprio su aspetti legali legati al mondo dell'arte e al sistema dell'arte.